Buongiorno, allora ragazzi, buongiorno, siamo finalmente tornati per un nuovo video e parliamo di Moto Guzzi V7, ovviamente il modello 2021. Siamo qui a Roma per una prova. Assieme alla V7 proveremo anche la la Tuono 660 e inizierei subito a parlarvi della moto. I dati tecnici li conosciamo bene, non c'è bisogno di stare a fare ripetizioni. Abbiamo il motore derivato da quello della V85 da 65 cavalli. Per fortuna abbiamo mantenuto la camera di manovella separata dalla coppa dell'olio, quindi ha un carter semisecco. Abbiamo il forcellone che così a vista mi è sembrato quello della V85, però non so se le quote sono esattamente le stesse, e che comunque è più largo per ospitare ovviamente la gomma che è da 150. Moto Guzzi nel briefing che ci ha fatto ci ha spiegato che hanno messo particolare attenzione nel comfort di questa moto, che a detta di molti era un pochino il difetto della V7.3. quindi abbiamo delle sospensioni maggiorate al posteriore, soprattutto sono meno verticali, hanno un attacco superiore più avanzato per darle anche più corsa alla sospensione e una sella più confortevole anche per il passeggero. Ora è più distintiva la differenza tra pilota e passeggero. Il passeggero, scusate, è più in alto e ha anche più spessore rispetto alla V7.3, ha 1 centimetro di spessore in più di spugna. La fanaleria full LED e il nuovo cruscotto che vi faccio vedere acceso. Quindi eccolo qui, abbiamo tutte le nostre informazioni: temperatura esterna, giri, velocità, il contamarce. Qui abbiamo l'aquila che fa funzione anche di indicatore di cambio marcia. Se scorriamo nei vari menu abbiamo tutte le solite informazioni di viaggio, consumo medio, consumo istantaneo, controllo di trazione, e poi c'è un bellissimo tasto menu per l'orologio, per la piattaforma Bluetooth, per il cambio marcia. Quindi una strumentazione molto migliorata a mio parere, che V7 necessitava, perché quella prima aveva uno schermino davvero piccolo e hanno preso 2 direzioni diverse con Stone e Special. Quindi la Stone ha la fanelleria full LED che vi faccio vedere acceso, si accende come la V85, quindi con le ali piano piano che si illuminano, e ha questo quadrante di cui abbiamo già parlato. La Special invece mantiene il faro alogeno e ha la doppia strumentazione a lancette per mantenersi più classica possibile. Ovviamente abbiamo il cerchio a raggi e molte più cromature. Ora la rimettiamo a posto e andiamo a provarla. Allora, eccoci in moto, siamo sulla Stone nera, in sella ci sente molto bene, mi piace, soprattutto dato che comunque siamo seduti sulle sospensioni posteriori. La nuova sospensione si fa sentire e niente, iniziamo a guidare, vi racconterò le prime impressioni. Ancora non ho mosso un metro con questa moto, il sound è tipico V7. Avevo tra virgolette paura che fosse uguale a quello della V85, ma invece ricorda proprio quello della V7. Partiti. Per ora mi ricorda la V7. Molto bella la sella, mi sta piacendo tanto. Vi dirò alla fine come mi ci sono trovato, però
trovo davvero bello che sia più dura di quella della V7, ma dura nel senso buono, ovvero quella V7 era fin troppo morbida a mio parere e si arrivava, diciamo, a schiacciare tutta la spugna e quindi sulla plastica. Poi questa invece ti regge di più, ti sorregge di più, la frizione è molto più morbida, ha un nuovo attuatore e quindi risulta anche più modulabile oltre che più morbida. Anche se quella della V7 non era male, diciamo, questa ha portato l'asticella ancora più in su. E con la nuova centralina Mio G4, quindi una generazione dopo rispetto a quella della V7 III, ha portato delle nuove strategie motore, ovviamente, tra cui il controllo di trazione. Una pecca che do a il controllo di trazione della V7 III è che si attivava spesso sulle buche, su piccole sconnessioni. La strada qui ce le offre gentilmente, qualche buca, qualche sconnessione, e non ho il controllo di trazione che mi rompe le balle in continuazione. Ora è settato su 1, possiamo portarlo su livello 2, che è il livello massimo nel caso di pioggia o terreno particolarmente accidentato. L'erogazione è bella fluida, riesco a guidarla, diciamo, in monomarcia, che è una bella coppia ai bassi, e i cavalli di più si sentono ma non sono esplosivi come puro carattere V7. Deve essere una moto semplice da guidare, che non ti dia in puro stile V7. La moto deve essere semplice da guidare, intuitiva, leggera e farti sentire sicuro. Di conseguenza il motore è molto dolce e pastoso, riprende bene i giri dai bassi. Guardate, sono in sesta a 2000 giri, glielo do tutto, la moto riprende. Sento molto più sostegno da parte della gomma. Non credevo che la 150 possa darmi così tanta differenza rispetto alla 130 che va la V7 III, però la moto è ancora più dolce e soprattutto mi dà una sensazione di sicurezza più elevata. Ora proviamo, senza fare bordello, a tirargli una marcia, magari la terza, la seconda, vediamo se si impenna. Strada ghiacciata, ottimo. E tiriamogli questa marcia. Ui. Accidenti, che differenza. I cavalli si sentono. Sentite un po'. Mamma mia ragazzi, mamma mia, è una moto sportiva. Cazzo di Panda.
Oltre alla Mio G4 come centralina abbiamo anche una nuova centralina ABS e il miglioramento principale è che non ha più il sensore del freno, cioè non sente semplicemente se il freno è premuto o non è premuto, ma un sensore di pressione, quindi sente quanto è premuto il freno. Ciò dà l'opportunità alla centralina di modulare l'intervento dell'ABS in modo molto più preciso su cosa ti serve, se stai dando il 100% del freno, se stai dando il 20% del freno, il 30%, eccetera eccetera. Quindi la moto in generale è stata resa più sicura grazie alle nuove centraline elettroniche e anche dal comparto ciclistico mi sento molto più sostenuto dalle sospensioni e mi dà un feeling maggiore semplicemente, e di conseguenza si ha una maggiore sicurezza nella guida. Inoltre hanno rinforzato il telaio nella zona anteriore del 10% e ciò ci dà una bella stabilità e un bel senso di poter contare sulla moto. Mitico, sento odore di frizione. Quindi considerazioni finali, dato che stiamo tornando all'hotel. Abbiamo una moto molto più comoda grazie sella, soprattutto grazie sospensioni, una moto molto più dinamica grazie gomma da 150, grazie sospensioni, molte chicche più tecnologiche, hanno un sex appeal, hanno un appeal molto più alto ovviamente. Abbiamo il faro a LED, abbiamo la strumentazione, che sono molto molto belli, molto curati, funzionano bene, leggibile, e in generale è una moto di qualità superiore rispetto alla 3. E oltre a questo costa poco di più, 700-800 euro in più, e se mi dicessero Alessio per 700-800 euro in più c'hai tutte queste migliorie, io glieli darei ad occhi chiusi. Da Roma è tutto, ciao ragazzi.